Sono trascorsi 3 anni dall'ultima visita a Shalom Home. In questo lasso di tempo sono successe molte cose che hanno messo a dura prova non solo la struttura, ma il mondo intero. I ragazzi e le ragazze di Shalom Home, sotto la guida di padre Francis, si sono uniti come una famiglia, riuscendo a venire fuori più forti e uniti di prima. Per ogni persona la famiglia è un contesto importante. Al suo interno troviamo i nostri valori, le nostre radici ed è fondamentale nella fase della crescita dell'individuo. I legami più forti, quelli che ci accompagneranno per il resto della vita, sono quelli familiari. In questo periodo per me ho avuto un tempo speciale anche, cosa posso dire positivo, cioè stare con proprio questi bambini di Shalom, eravamo circa 300 e siccome io non potevo andare sia a celebrare la messa fuori o andare a fare qualsiasi altra cosa, mi sempre trovavo con loro e qui ho avuto proprio un periodo di sentire, di pensare, no? In difficoltà che questi bambini hanno avuto nel passato e quello mi ha dato proprio la forza ancora di più di cercare sempre andare incontro perché ho avuto proprio tempo come nella famiglia, no? Perché la mamma e il papà devono sempre, ma sempre, anche se lavorano come si dice in italiano negro, cioè lavorano tanto, devono sempre avere il tempo con i loro figli, di sentire cosa pensano, cosa hanno sentito, cosa hanno letto, la loro curiosità, no? È importantissimo. Ecco, anche quello periodo di Covid ho imparato quello, ho sentito tanto. Infatti come adesso, dopo il Covid, siamo più amici perché ci conosciamo tutti quanti e questo aiuta questi bambini che non hanno avuto grazie di avere un papà, una mamma, che non hanno avuto avere quello amore familiare, adesso ci sentiamo unici, ci sentiamo proprio come amici. Per loro non hanno capito tanto cos'è, perché o meno anche non avevamo tanti per mangiare, mangiavano e poi non hanno vissuto quella vita difficile come gli altri, ma comunque ogni tanto andavamo a vedere la situazione e poi un'altra cosa molto importante è che loro hanno sempre accettato le bambini che venivano, perché venivano un giorno, venivano anche 5-6 ammalati, senza vestiti, senza niente, perché i genitori forse sono andati. E loro anche, ho visto con i miei occhi, che quando un bambino venivano senza buoni vestiti, loro avevano quell'occhio di andare a cercare qualche vestito, qualche scarpe per loro. E quando questo ho visto era un'occasione importante per loro capire liberamente sei stato dato qualcosa, anche tu devi dare quanto hai ricevuto. L'aspetto più sorprendente di Shalom Home è proprio questo: aver creato una grande famiglia che conta più di 500 bambini al suo interno. Questo è stato possibile grazie alla visione di padre Francis Gacciata. Essendo anche lui keniano, conosce molto bene la realtà che lo circonda, comprendendone appieno le dinamiche. Per tutti gli ospiti della struttura, la sua è una figura paterna, amorevole, è comprensivo, ma anche severo quando serve e ha una missione: dare dei valori importanti ai suoi ragazzi, insegnando loro con i fatti, non solo con le parole. Padre Francis è il primo a mettersi all'opera in prima persona. Il suo esempio è il primo insegnamento per i ragazzi. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto fondamentale dell'Associazione Trentina Melamango. Questo binomio tra padre Francis e Melamango ha fatto sì che l'orfanotrofio di Shalom Home non è solo una struttura di accoglienza per orfani
o bambini in difficoltà, ma è un punto di riferimento per tutta la contea di Meru. La pandemia di Covid ha creato molti problemi, non solo sanitari, ma anche e soprattutto economici nell'area circostante. Problemi che si riflettono pesantemente sulla struttura, con un aumento dei costi degli alimenti diventato quasi insostenibile. Un anno fa le cose erano meno, ma più che andiamo i costi vanno di più. E loro, siccome i giovani mangiano, infatti qualche volta quando non c'è, dicono sono poco, ma mangiano, qui mangiano. E allora speriamo che tutto cambia, ma quanto presto. Per esempio come loro sono venuti adesso e poi le mangiano, ecco, come lui. Devo mangiare questa. Se andava così loro non mi piacciono. Piacciono 3 di questi. 3. 1, 2, 3. Allora lui prende quella. L'altra dice 1, 2, 3. Poi mangiare questa e 4, 6, 500 di questi. È aumentato tutto. Tutto è aumentato. Cibo è aumentato. Questo sono mais. Non solo il Covid, ma anche la siccità ha pesato molto sull'economia locale, aumentando il livello di povertà di molte famiglie. La cosa è come stanno andando peggio per peggio, perché con il Covid un po' finito, tutto aperto, abbiamo quest'altro problema di clima, la pioggia. Quello spariamo, perché la siccità adesso, dopo Covid, è aumentata e tantissime persone non hanno niente. Perché la cosa peggiore da noi è che è quasi più di metà di popolazione aspettiamo la pioggia per avere il cibo. Cioè, se non piove, tantissime persone anche qui non hanno niente. Questo di conseguenza ha fatto aumentare il numero dei bambini che quasi quotidianamente si sono presentati all'ingresso dell'orfanotrofio. Ogni giorno nella cancello là ti troviamo 2 o 3 che venivano. Va bene, la mia difficoltà è sempre stata come può dire no a un bambino che viene qua? Lo so, si occorre più cibo, ci occorre più libri, ci occorre tantissime cose, ma posso dire una delle mie debolezze è che non ho quello coraggio di dire no. Ecco, 3 anni fa erano 400, adesso parliamo su 590. Padre Francis mi ha mostrato cosa c'è intorno a Shalom Home, i posti da dove vengono questi bambini. Ho potuto constatare le grandi difficoltà economiche e sociali in cui vivono molte persone. Questa è Metongo, una piccola città è Metongo, ma con tante drogati, marijuana, perché qui sai cos'è che le persone pensano quando bevono dimenticano i problemi, risolvono tutti i problemi con il bere, risolvono tutti i problemi con il marijuana, ma infine vivono molto male, soprattutto i bambini e le donne. La prima tappa sono le cave nella zona chiamata Mitungu Quarries. Qui uomini e donne lavorano in situazioni di estremo pericolo, sono sfruttati da un punto di vista economico e non c'è nessuna prevenzione che garantisca la loro sicurezza. Ogni anno in questo sito perdono la vita molti lavoratori e lavoratrici a causa di crolli improvvisi delle pareti della cava o dovuti ad incidenti causati spesso dall'uso di alcol o droghe, sostanze che utilizzano per sopportare la loro difficile situazione. Molti bambini presenti a Shalom Home provengono da questa zona, bambini rimasti orfani o allontanati dalle loro famiglie che non riescono ad occuparsi di loro. A Malset, una frazione di Mitungu,
In un complesso di abitazioni fatiscenti, le storie di molte donne si intrecciano in un contesto di povertà e disperazione. Donne abbandonate, lasciate sole a crescere i loro figli, allontanate anche dalle loro famiglie, sfruttate dalla società. Alcune di loro, per sfuggire a questa sofferenza, arrivano al gesto più estremo: togliere la vita ai propri figli e poi suicidarsi. I ragazzi di strada che abbiamo incontrato a Gaka Romone, lo slam di Mitungu, sono figli di queste donne, sono orfani o vivevano in contesti familiari disagiati. Non hanno punti di riferimento, non hanno la possibilità di frequentare le scuole. La loro non è vita, ma è sopravvivenza. E per sopportare tutto questo, molti di loro sniffano la colla, che può provocare a lungo andare danni gravi e irreversibili al cervello. Sono la triste testimonianza di come la crisi economica attuale abbia distrutto la società e mostrano l'altra faccia della medaglia. Senza Shalom Home il numero di questi ragazzi sarebbe molto elevato, con conseguenze drammatiche. Anche l'istruzione è vittima della difficile situazione economica. La scuola di Mbindi, non distante da Mitungu, è senza studenti. Le famiglie, provate dalla crisi, non riescono più a pagare la retta scolastica, con la conseguenza che molti ragazzi lasceranno la scuola per sempre. Questo influirà in modo negativo sul futuro dell'area. L'istruzione, come conferma padre Francis, è l'unica via per cambiare la propria vita e la società circostante. L'istruzione, ma è l'unico, perché quale altra? Siamo qui. Le altre con un governo forse lì faranno il loro lavoro bene. Io non vedo l'altra via di uscire. Perché quello dell'educazione adesso un governo dice le scuole, perché anche voi lette nella internet, ci dice educazione è libero, quello solo nella internet. Qui cara, senza i vestiti, i libri, qui si compra, in banchi si compra tutto, si compra, niente gratis, in cui qua niente gratis, è come andare a medicina, andare all'ospedale. Se non hai soldi, ciao. Se non hai soldi non puoi comprare niente. Ecco, allora per me è proprio cercare di continuare con questa assistenza per aiutare i bambini a seguire l'educazione. Perché come ho detto, posso dire anche un'altra volta, istruzione è l'unica via. Tutti questi bambini che avete aiutato o viene aiutato a quella Shalom, io sono certo che quando finiscono la primaria andranno sia a fare la secondaria o a scuola professionale e poi dopo viene aiutato all'università come noi abbiamo fatto. E poi io sono pronto, ma questo è il mio compito principale, di vedere che questo bambino al fine va a fare qualcosa, perché il lavoro ce n'è, il lavoro qui ce n'è, ma per chi ha superato la scuola, per chi ha qualcuno di aiutare a cercare quel lavoro. Purtroppo da noi qui, se uno non ha qualcuno di assistere, ma rimane lì. Ma qua abbiamo quella fortuna come scuola, e come io conosco anche tanti di miei amici che avranno il piacere di assistere i bambini di qui. Allora, educazione è ottimo, assistere loro, andare a scuola. Un'altra piaga che affligge l'area è il numero crescente di anziani che, sempre a causa di questa grave crisi economica, spesso si ritrovano da soli, senza mezzi di sostentamento. Vivono in case desolate, posti remoti, non più autosufficienti, destinati a morire da soli. I ragazzi di Shalom Home assistono molti di questi anziani
e sono loro a trovarli e a segnalarli a padre Francis. Portano loro del cibo, li aiutano nei lavori di casa o nei campi, ma la cosa più importante, fanno loro compagnia, facendoli sentire ancora vivi. Questo è un segno tradizionale, quando le persone sono innamorate fanno così, proprio a dire sei proprio mio amico o mia amica. Eh sì, lei vuole che facciamo così perché siamo proprio amici. Alcuni anni fa l'associazione Melamango ha supportato un progetto per la costruzione di alcune case destinate a queste persone per garantir loro una vita dignitosa. Durante questo periodo, all'interno di Shalom, ho avuto modo di conoscere Priscilla, un'anziana donna che è stata adottata dalla struttura nel momento in cui non era più in grado di essere autosufficiente. La storia di questa nonna è molto facile, cioè sappiamo sapete che tanti di questi bambini vengono da una famiglia che i loro genitori sono sia morti, sono drogati o via, ma allora hanno la loro proprio nonni, che i nonni sono sani, solo che sono sani, cioè non hanno l'AIDS perché non hanno avuto avere o non sono ubriachi. Ecco, si trova allora una situazione in cui ci trova un bambino come quello abbiamo con i loro nonni. Ecco, come questa nonna adesso, quando i suoi nipoti sono venuti qui, abbiamo visto che lei proprio soffriva, perché tutti i suoi figli, che lei ha 6 di questa 3 maschi e 3 femmine, ma tutti sono morti, tranne 3 figli che sono in vita, ma sono in giro, non possono fare niente. Ecco, abbiamo deciso proprio di portarli qui perché lei moriva. Una cosa molto importante per anziani, come lei essendo qua, perché dà tante storie, prima dà tante storie, cioè la storia di nonni, sai, le storie i bambini sanno bene. E siccome questi bambini non hanno una tipo famiglia, lei proprio dà tanti di queste storie a questi bambini. In questo periodo, padre Francis ha dovuto affrontare un momento di grande dolore e tristezza, la perdita della propria madre. In questi 3 anni è stata portata a termine la fattoria dedicata a Davide Chini, giovane ragazzo trentino di appena 23 anni, scomparso precocemente a causa di un incidente sul lavoro. La famiglia e gli amici di Davide hanno voluto ricordare la sua figura supportando la realizzazione della fattoria, che sta contribuendo al sostentamento dell'orfanotrofio e che ha dato ad alcune famiglie locali la possibilità di avere un lavoro. Qua ci troviamo nella fattoria di Davide che abbiamo concluso entro questi 3 anni. Ecco, Davide mi fa sempre ricordare le parole di Madre Teresa di Calcutta, cioè diventare un santo non ci vuole fare tante cose, ma piccolo con amore. Che cosa mi ha proprio colpito su Davide è che ogni volta che andavo, sia a scuola, tutti mi chiedevano ma come la fattoria di Davide, e poi tantissime persone
aiutato a realizzare proprio questo progetto di Davide. Allora per quello noi sempre, io, tutti i bambini di Shalom, ricordiamo Davide in maniera molto molto speciale e soprattutto anche i genitori, gli amici di Davide, anche i bambini di scuola in Italia. Ecco, qui abbiamo realizzato questa, è una cosa bellissima perché come adesso, sai, l'economia è difficile, ma con questa fattoria adesso i bambini, non compriamo latte, perché il latte ancora è molto costoso adesso, ma con questi mughe qua abbiamo abbastanza latte per tutte le Shalom, solo che pensavo riuscirà anche a vendere un po', ma fino adesso li utilizziamo per i bambini, ecco per quello non paghiamo, non compriamo latte. E poi adesso quello che abbiamo preso sono anche i piccoli, solo che tanti di loro escono maschi, volevamo femmine, ma maschi, comunque ci siamo. Ecco, ringrazio proprio tanto, ma tutti, la famiglia di Davide, ma anche quello pensieri di fare una cosa per Davide da noi qui. Ecco, Davide rimane nei nostri cuori sempre. La cosa importante qua è che non solo per i bambini bere questo latte, ma abbiamo quattro persone che stanno in quella fattoria e tutti questi hanno i loro figli, hanno le loro famiglie. Allora è una cosa anche importante per Davide perché ci sono quattro famiglie che stanno bene. Per assicurare più efficienza alla fattoria ma anche all'orfanotrofio sarà indispensabile la realizzazione di un nuovo pozzo, considerando anche il lungo periodo di siccità che sta attraversando la zona. 3 anni fa ero presente quando è stato trovato Patrick, un bambino molto piccolo che viveva da solo con l'anziano nonno, il quale non era più in grado di camminare e quindi non riusciva a prendersi cura del bambino. Vedere Patrick ora fa capire l'importanza di Shalom Home. Ciao. Ecco, qui adesso ci troviamo con questo bambino Patrick. Come sapete, avete visto 3 anni fa dove abbiamo trovato questo bambino con i suoi nonno che è morto 6 mesi dopo che abbiamo trovato. Ecco, per dirvi la verità, questa è una dei bambini di questa Shalom che mi dà proprio quello tanta forza di continuare a fare quello che faccio qua. Sapete che non è un lavoro facile, ma vedendo una bambina come questa che abbiamo trovato in quella situazione e adesso è una dei bambini più felici, più contenti, che sta crescendo in maniera bene, questo proprio mi dà tante forze. Allora proprio per questa ringrazio Melamango a tutti perché senza di voi, senza di vostro supporto, senza di vostro incoraggiamento, personalmente io non posso fare questa. Patrick non è l'unico caso. Anche la famiglia di Joy, che viveva in una situazione molto disagiata, oggi, grazie a padre Francis e a Melamango, ha la possibilità di vivere una vita dignitosa. È una famiglia che io personalmente non ho mai visto nella mia vita qui in Africa, in cui ho trovato i bambini che avevano come si chiamano in italiano questi, che mangiano le unghie. Le unghie erano finiti, questa qua, ma adesso ti trova questo bambino, va benissimo da quando è venuto qua. Anche la mamma lo stesso era proprio disoccupato. Quegli insetti erano anche nella tutta famiglia, anche il papà. Era una famiglia proprio povera, ma quando abbiamo preso loro, vi ricordate che siamo andati a un ospedale in cui erano lì 3 settimane per pulirsi, per fare bene. E poi dopo ho parlato con la Presidente Giuliana Cova su questa situazione, mi hanno detto di avere tutta la famiglia qua. Ecco, sono venuti, dunque lui è un lavoratore nel campo, un po' con animale, ma loro non sta proprio bene no,
ma c'è da fare i lavori, possono lavorare. Ancora la mamma sta qua, la mamma sta con quei bambini piccoli, fa i lavoretti e tutti questi bambini sono a scuola. Ti dico, sono molto molto bravo. Lei aveva mesi, lei poteva essere proprio morto, ma abbiamo curata, si chiama Joy e adesso sta bene. Ecco, per me personalmente, vedendo una famiglia come questa, che abbiamo dato la vita e stanno bene, questo proprio mi fa piacere, questo mi fa la forza di sempre continuare a farli bene. My name is Alcano, is Samburu. La storia mi ha colpito di più è stata quella di Alcano. Lo avevo visto 3 anni fa. Aveva subito da poco l'amputazione di entrambe le braccia da parte di un uomo di una tribù rivale per poi essere gettato in strada. Alcano venne abbandonato anche dalla sua famiglia che non era più in grado di prendersi cura di lui. Quando arrivò a Shalom Home non era in grado di comunicare con nessuno perché parlava solo un dialetto che nessuno conosceva. Ciò che ho visto dopo 3 anni è miracoloso. Alcano è totalmente integrato nella sua nuova famiglia, comunica con tutti senza problemi, è un ragazzo felice nonostante il dramma che ha dovuto affrontare. La fattoria di Davide per Alcano è la seconda casa e quando non deve studiare è lì per prendersi cura degli animali ed è una cosa che lo rende molto felice. Massimo non poteva che essere ricordato nella maniera in cui è stato ricordato. La sua famiglia ha voluto, in occasione della raccolta fondi che è stata fatta quando lui purtroppo prematuramente è scomparso, ha voluto donare questi fondi per la comunità dell'orfanotrofio perché la famiglia era molto attaccata ai ragazzi. Massimo era stato con la famiglia a visitare l'orfanotrofio, a trovare padre Francis e lì tutta la famiglia aveva ricevuto quell'energia che solo quei posti sanno dare, no? Che solo quel posto magico sa dare. E io penso che sia bello che qualcosa ancora quando si va in Kenya ricordi la bontà di Massimo, che anche in quell'ultimo gesto della sua famiglia, insomma, dice Massimo era veramente un cittadino del mondo, un cittadino modello del mondo. Se adesso Massimo fosse qui con noi, ma lui in realtà è con noi, no? Nel senso che io da credente sono convinto che esista l'anima, sono convinto che Massimo ci accompagni nella nostra quotidianità. Se lui vedesse quello che è stato realizzato sarebbe veramente orgoglioso, ma sarebbe orgoglioso anche di tutto il calore umano che è ancora presente, anche dell'energia positiva che tante persone che lui ha contagiato continuano a mettere nel circuito della nostra vita, quindi nella vita sociale, nella vita economica, nella vita di comunità, negli affetti. Io credo che lui possa dire: la mia vita è stata spesa bene. Massimo è stato un grande esempio, Massimo è stato un grande amico, io a Massimo ho voluto un bene dell'anima e ci vogliamo ancora un sacco di bene. A testimonianza che Shalom Home è come una famiglia, ascoltiamo le parole di 5 ragazzi, ormai ex studenti dell'orfanotrofio, che per continuare gli studi hanno lasciato la struttura, ma ogni volta che possono tornano per aiutare gli altri ragazzi e ragazze come fratelli e sorelle maggiori. Shalom is my home. During holidays I come for job to work Shalom, and like right now I'm working in the kitchen, cooking and preparing meals for the children. Shalom is my home. It's my home because I have nowhere to go. I use Shalom Home as my family. They are all my family members. This is my family.
It has supported me from primary until now because I don't know one to support me. Shalom Home is a better place. It is my home whereby I get support from all the friends from Italy. This is my home because it's supporting me in everything. First of all, it's paying for my school fees. Second, I grew up here since I was in primary level. I was provided with food, I was provided with clothes, I was provided with water. Therefore, this is my home, this is my family, and I'm proud to be here. Le porte di Shalom sono sempre aperte, chiaramente aperte a tutti i bambini che hanno bisogno, ma sono aperte a tutti noi, a tutti voi, a tutti coloro che vogliono venire a fare un'esperienza in questa grande famiglia. Chi viene a Shalom Home viene per aiutare, viene per donare tanto affetto a questi bambini, e questi bambini hanno bisogno di tanto affetto da parte nostra, ma poi si renderà conto quando ritorna a casa di tornare con un arricchimento interiore che non avrebbe mai immaginato. A nome di Melamango voglio ringraziare tutti voi, tutti i benefattori che hanno contribuito a realizzare questo grande sogno di Padre Francis, questa grande famiglia di Shalom Home, la casa della pace. Padre Francis non ha mai voluto negare la possibilità a nessuno di poter accedere a una vita migliore. Questo è il valore più grande di Shalom Home. E ha potuto fare questo grazie al sostegno di Melamango, che a sua volta può contare su tutti i suoi sostenitori che hanno reso possibile tutto questo, diventando parte di questa grande famiglia. Ad oggi sono più di 1000 ragazzi e ragazze che hanno una prospettiva di un futuro migliore. Molto è stato fatto, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga e, come recita un antico proverbio africano, se vuoi arrivare primo, corri da solo, se vuoi arrivare lontano, cammina insieme.